Ciao appassionati di bonsai e benvenuti in questo video. Oggi siamo qui davanti a questo mio leccio che, come vedete, sta benissimo, è ripartito dopo la potatura di agosto, tutto a posto, sta maturando i rami, di ciò sono molto contento. Che cosa vorrei andare a fare oggi? Vorrei sfruttare questa pianta per farvi vedere un'operazione che in realtà già vi ho fatto vedere, ma magari questo video lo incentro solamente su questa cosa, ovvero la pulizia delle foglie ascellari. Vi spiego magari i tempi, perché la faccio adesso e non dopo, eccetera eccetera. Quindi, come vedete, questa pianta è ripartita totalmente, ha fatto i nuovi germogli, anche abbastanza lunghi, quindi direi di entrare nel vivo della situazione facendovi appunto vedere come sta la pianta, perché voglio fare la pulizia delle foglie ascellari adesso e perché non vado già a potare. Partiamo dal perché lo faccio adesso. Sostanzialmente faccio adesso la pulizia delle foglie ascellari perché intanto preferisco agire il prima possibile su, diciamo, la pienezza della chioma. Quindi già solamente andando a togliere tutte quelle fogliette tipo questa, che comunque qui in mezzo vedete ce ne sono un bel po', va comunque ad alleggerire la chioma, va a creare più areazione, può entrare meglio la luce e quindi è un'operazione importantissima. Perché la faccio adesso e non dopo insieme alla potatura dei rami? Perché la potatura dei rami va fatta quando il ramo effettivamente ha iniziato a lignificare. Se voi guardate questo rametto, per esempio, è ancora verdino, non è come magari questi qui dietro che hanno un pochettino lignificato, sono più duri, per non parlare di questi qua dietro che sono ancora uno step avanti. Però in generale questi sono ancora rametti troppo giovani e, diciamo, andarli a podare è un po' controproducente per la pianta, nel senso che ancora non ha finito il suo ciclo di sviluppo, quindi in questo periodo, soprattutto che siamo a fine settembre, è abbastanza superfluo. Quindi io che cosa vado a fare? Vado a pulire solamente le foglie ascellari, perché effettivamente mi può dare una mano anche nel ridare un ultimo sprint alla pianta. Invece magari in primavera, poi vi farò un video ad hoc, magari verso giugno, dove la pianta è già ripartita e siccome devi spingere, puoi fare sia la potatura che dopo il primo ciclo di vegetazione, quindi quando stai per la prima volta durante l'anno in questa situazione, aspetti che lignificano bene, nel frattempo fai la pulizia delle foglie ascellari, quello che sto facendo adesso, e quando i rami saranno maturi poti. Successivamente, quando dovrei fare il secondo ciclo vegetativo, diciamo, potete andare ad accorciare prima, perché altrimenti vi rischia di scappare la pianta, cosa che noi non vogliamo, perché sennò avete ogni volta rami troppo lunghi e ogni volta dovete tornare troppo indietro. Quindi la prima volta la dovete far andare bene, poi le altre 1-2 potature estive, in base a quanto vi spinge la pianta, se la pianta sta in forma ovviamente, potete tranquillamente andarle a fare più aggressive. Adesso che siamo comunque ufficialmente in autunno, però a livello climatico magari ancora è un fine estate, quindi comunque le piante possono cacciare ancora, soprattutto qui Lecce a casa mia l'anno scorso hanno finito di cacciare intorno a Natale, quindi poi
da zona a zona cambia, però immaginate perché io adesso sto andando a fare questa cosa. Vado a fare una potatura blanda, però vado comunque a fare una potatura a breve ovviamente, quindi avrò magari settimana prossima, tra 2 settimane, in base a quanto tempo ci mette la pianta a maturare. Intanto adesso mi avvantaggio con la pulizia delle foglie ascellari. Non so se vedrete un timelapse, comunque la parte importante era la spiegazione, anche perché questa cosa l'avete già vista più e più volte. E quindi io adesso procedo con la pulizia delle foglie ascellari e poi vediamo un attimo il risultato finale. Cosa che non vi ho spiegato, l'ho lasciata sottintesa, però mi rendo conto che magari è utile spiegarlo ulteriormente. Quali sono le foglie ascellari? Quelle, diciamo, dalla cui base parte un rametto. Per esempio questo, qua ce n'era una, l'ho appena tagliata, questa qui dietro, questa qui dietro. Quindi immaginate quante ce ne sono su una pianta e immaginate di toglierli quel verde, quella quantità di verde, che poi comunque su piante che sono in salute, diciamo, diventano superflue. Quando io vado a mantenere anche le foglie ascellari, nel momento in cui la pianta magari in quel ramo, per capirci, in quella zona ancora non ha grande forza, quindi magari gli vado a lasciare la foglia ascellare, perché altrimenti andrei ad indebolire ulteriormente la zona. Però nella maggior parte delle piante dove la vigoria c'è, è buona, diventa totalmente inutile, perché comunque fa poca fotosintesi, perché è comunque coperta come foglia, e quindi a maggior ragione noi andiamo a toglierla in modo tale da avere anche un po' più di spinta sul resto della pianta. Ora sto abbastanza scomodo a tagliarle perché hanno veramente un picciolo finissimo, quindi ci devo andare proprio con la punta di queste forbici ed è abbastanza scomodo. Comunque io credo che posso continuare, così evito di mettervi il timelapse, però comunque avete capito il ragionamento, avete capito l'operazione che sono andato a fare, e quindi ci vediamo tra poco con il risultato finale e magari chiacchieriamo un secondino del risultato. A dopo. Eccoci qua ritornati. Come vedete sembra non essere cambiato niente, ma in realtà i più attenti noteranno che un pochettino, vedete, è più libera la pianta. Io sono molto soddisfatto, non so se ve ne siete accorti, ma oltre ad andare a togliere le foglie ascellari sono andato a togliere anche tutte le varie foglie che si erano un po' rovinate dopo l'attacco, diciamo, di alcuni insetti. La pianta sta benone, sono molto soddisfatto. Poi la devo ripotare, riportarla un po' giù, andare a compattare tutta questa ramificazione. Questo ramo immagino debba venire un po' più giù in questo modo e poi usare questi rami qua per andare a coprire gli spazi. E niente, io sono molto soddisfatto. Poi qua andrà riabbassato tutto quanto e secondo me l'apice deve venire all'incirca qui. Però vediamo un attimino come procederà la pianta. Detto ciò, io vi ringrazio per la visione, spero che questo video vi sia piaciuto e che questa infarinatura sulla pulizia delle foglie ascellari, sulla potatura che adesso non faccio e farò dopo, eccetera eccetera, vi sia piaciuto e sia stato interessante
e perché no, se ne sapete più di me, magari correggetemi qui nei commenti, visto che comunque il mio livello di esperienza non è altissimo. E vi ringrazio ancora, vi ricordo mi piace, commenti, hype, che trovate tutto qui sotto, e se vi va e non lo siete ancora, iscrivetevi. Vi ringrazio tantissimo e noi ci vediamo domenica prossima, sempre ore 19. Buon bonsai!